Hai mai sentito parlare di regali che sembrano troppo belli per essere veri? Un abito, di seta nera, firmato Dior, prezzo oltre 4.000 euro. Eppure, non è stato comprato per una celebrità, né per una ricca ereditiera. È stato lasciato, impacchettato con cura, davanti alla porta di una semplice custode. Una donna sola, invisibile agli occhi di tutti, fino a quel giorno. Ma chi gliel'ha regalato? E perché? Il regalo è solo l'inizio. Da quel momento, il mondo intorno a lei cambia. Ma è uno scherzo? È la prima cosa che ha pensato. Perché nessuno regala un abito Dior a una custode. Nessuno lascia biglietti d'amore a chi passa le giornate tra polvere, scale e silenzi. Eppure quel regalo era lì, reale, prezioso, inquietante. E così ha avuto inizio una discesa lenta e dolorosa nel cuore di un mistero, dove l'amore somiglia al sospetto e la gentilezza a una trappola. Lucia non rideva. Non era divertente. Non c'era nessuna ricorrenza, nessun biglietto firmato, solo una frase scritta a mano. Indossalo, per me. Chi l'ha mandato? Perché? Per gioco? Per pietà? Per nostalgia? E soprattutto, può fidarsi? Da quel momento, qualcosa ha cominciato a muoversi. Sottile, invisibile, come una presenza alle sue spalle. E quel regalo, così prezioso, non era un omaggio. Era un segnale. Un gioco iniziato da qualcuno che conosceva ogni sua ferita e sapeva dove colpire. Un regalo senza nome, un vestito troppo costoso per essere innocente, un passato che non bussa ma sfonda la porta, e una donna che ora cammina in punta di piedi nella propria casa, che controlla 2 volte se la porta è chiusa, perché quando la fiducia muore non resta che il buio, e in quel buio qualcuno la sta aspettando. Oggi si parla tanto di truffe, di illusioni, ma cosa succede quando l'inganno ha il volto del romanticismo? Quando un gesto che dovrebbe farti sentire amata ti fa solo più sola? Lucia Gatti ha 57 anni. Da 11 anni lavora in portineria, in un palazzo elegante di Milano. Non ha figli. Un marito l'ha avuto, sì, ma se n'è andato 10 anni fa, lasciandole una casa ipotecata e il frigorifero mezzo vuoto. Ogni mese si fa i conti con la calcolatrice. Bollette, affitto, ticket sanitari, 1 euro per la pasta in offerta, 2 per il detersivo sottomarca. Vive di silenzi. Il suo buongiorno, per molti, è come un rumore di fondo, una voce da ignorare. Ma sotto quel grembiule grigio, sotto i capelli raccolti alla buona, c'è ancora una donna. Una donna che non ha smesso di sentire. E proprio in quella vita fatta di routine e invisibilità arriva il pacco. Ma chi può conoscere così bene i gusti di Lucia? Chi può sapere la sua taglia, le sue misure esatte? Chi ha deciso che, dopo anni di silenzio, meritava di sentirsi preziosa? E perché proprio adesso? Perché in un momento in cui la sua vita sembrava appassire lentamente, giorno dopo giorno? Lucia vive in un monolocale umido, con un termosifone che perde. Controlla i conti come si controlla una ferita, ogni mese sperando non si allarghi. Eppure, tra bollette scadute e caffè solubile, qualcuno ha pensato di regalarle un sogno. Ma da quando i sogni arrivano, senza un volto, il palazzo è abitato da persone molto diverse. Un giudice in pensione, una giovane influencer con migliaia di follower, un professore di storia dell'arte, solitario, e un avvocato ben noto, Giorgio Maldera. Ricco, sposato, carismatico. Lucia comincia a chiedersi chi può aver fatto un gesto simile e soprattutto perché a lei. Spinta dalla curiosità o da un bisogno represso di sentirsi vista, Lucia indossa il vestito. Per una volta non si nasconde, si guarda allo specchio e si piace. Quella notte qualcuno bussa alla sua porta. Ma quando apre non c'è nessuno, solo una rosa rossa lasciata a terra, senza biglietto. Il giorno dopo, in portineria, qualcuno ha strappato la foto del citofono dove c'era il suo nome. Coincidenza? O qualcuno la sta cancellando. Lucia inizia ad avere paura, di quelle che non ti fanno urlare, ma ti svegliano alle 3 di notte col cuore in gola. Qualcuno la osserva, le scrive, ma non si mostra mai, sta diventando una favola o un incubo. Qualcuno ripete ogni suo gesto, ogni sua abitudine. La tazza che lascia sempre nel lavello, il libro sul comodino, la lampadina che dimentica accesa, sente passi, ma quando apre non c'è nessuno. Chi lo sa? Chi la guarda? E da quanto tempo? Poi cominciano ad arrivare le lettere, senza francobollo, infilate sotto la porta. Non ho mai smesso. Ti guardo, da sempre. Non aver paura. O forse sì. Ma non si mostra mai. Mai una voce. Mai un'ombra chiara. Solo indizi. Gocce di veleno lasciate con cura. E Lucia cambia. Non dorme più. Non mangia. Cammina più in fretta. Abbassa lo sguardo. Sente il freddo anche d'estate. Una volta aveva una vita tranquilla, sì. Ripetitiva. Silenziosa. Ma sua. Ora non è rimasto nulla. Solo il suono metallico delle chiavi. Il vuoto tra le scale. Il sospetto che ogni cosa, anche un gesto gentile, sia una minaccia. È controllo. Sta diventando un incubo, ma lento, elegante, letale. Ogni giorno che passa, ha il sapore del pericolo. Una settimana dopo, un nuovo pacco.
Un mazzo di fiori sulla porta, un profumo lasciato sul banco della portineria, una rosa rossa, sempre una, mai due, ogni giovedì mattina. Coincidenze? Lucia comincia a sentire freddo, ma non è inverno, è un freddo diverso, più sottile, più viscido, quel tipo di freddo che ti entra sotto la pelle, quando senti che qualcuno sa troppo di te, i tuoi gusti, le tue abitudini, il tuo odore, le tue cicatrici. Chi può conoscermi così? Chi mi guarda senza farsi vedere? E allora la domanda cambia. Non è più chi sei, ma cosa vuoi da me? Amore? Perdono? Possesso? Vendetta? O forse è davvero amore? Lucia lo pensa, per un istante. Poi lo odia quel pensiero, lo respinge, ma torna, sempre. E se fosse qualcuno che ha solo paura di parlarmi? Se fosse un modo sbagliato per dirmi che mi ama ancora? Poi si guarda allo specchio. Occhiaie, pelle stanca, spalle curve. Chi mai potrebbe amarmi così? E la testa ricomincia a girare, come un gancio che dondola sul soffitto. Lenta, ipnotica, pericolosa. Mi ama, mi controlla, mi odia, mi protegge, mi ucciderà. Lucia ha un passato che ha sempre cercato di dimenticare. Negli anni 90 lavorava come sarta in una casa di moda, prima che un incendio distruggesse tutto. Ma quell'abito è cucito con una tecnica che lei riconosce, una tecnica che conosceva solo un uomo, Leonardo, con cui aveva avuto una storia. Stilista geniale, tormentato, un uomo che amava come si ama una cosa fragile, troppo, male. Poi l'incendio, lo studio bruciato, Leonardo scomparso, la stampa parlò di un incidente, nessun corpo, nessun funerale. Leonardo è morto, le dissero, ma ora tutto torna. I tagli dell'abito, le cuciture, il profumo, il linguaggio nascosto tra i dettagli. È lui, è tornato. E se il passato non fosse finito, ma solo nascosto in attesa di colpire? E se chi le faceva quei regali non fosse mai andato via? Perché l'amore, a volte, non ha il volto della dolcezza, ma quello del controllo, del debito, del bisogno. E la domanda più pericolosa non è chi è, ma perché ha aspettato così tanto per tornare? Una vicina, preoccupata, chiama la polizia, indagano, tracciano i pacchi, tutti partiti da diversi uffici postali, ma sempre con la stessa calligrafia. Un nome compare, Marco Lattanzi, alias, nome fittizio, ma il volto è di Leonardo. Non era morto, si era nascosto. La polizia lo rintraccia. Un capannone fuori città, nessuna luce. Dentro Leonardo, magro, invecchiato, ma vivo. Lucia lo guarda, senza parlare. Non è più l'uomo che amava, ma nemmeno un nemico. Tutto quello che ti ho mandato era per ridarti la luce che ti hanno tolto. Tu non mi hai ridato niente, mi hai spaventata. Ma era amore, Lucia? No, l'amore non ti fa tremare nel cuore della notte. Il problema, Leo, è che io non so più se esistono davvero i sentimenti, o se siamo tutti solo sopravvissuti che si aggrappano a pezzi di memoria. Lucia non lo denuncia, ma nemmeno lo perdona. Rifiuta ogni nuovo regalo, torna a vivere la sua vita invisibile. Ma vende il vestito, dà i soldi a un centro per donne maltrattate. Ogni mese, tra i soliti conti, mette da parte qualcosa, non per un vestito, ma per se stessa. E ogni tanto una rosa rossa appare sulla soglia, mai firmata. Ora sa che essere visti non sempre è una benedizione. Può un regalo cambiare una vita? È amore, se non ha un volto? O è solo un'altra forma di controllo? In un mondo dove tutti cercano visibilità, Lucia ha imparato che la vera forza è scegliere chi può vederti davvero. Tu accetteresti un regalo così? Ti fideresti di qualcuno che non si mostra mai? E se l'amore fosse solo un modo più elegante per controllarti? A volte il pericolo non ha la faccia del mostro, ha quella dell'innamorato.